Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di trichetre e di croci, di simboli e di archeologia, tutto insieme in un piccolo video. Di nuovo bentornati e come sempre grazie ai nostri abbonati, ai nostri Patreon e a chi ci supporta con i super grazie. Tutte queste tecniche sono utilissime a dare una mano all'operato della Fara, che ricordo non è composto solo da questi video in cui io vi racconto la storia e l'archeologia longobarda, ma anche tutta e soprattutto l'operato di ricostruzione che portiamo avanti come associazione. Il progetto più prossimo che abbiamo al riguardo è quello della marcia storica, cioè un percorso di circa 50 km nella zona della Carnia, qui in Friuli, per attraversare siti di importanza archeologica per il VI e VII secolo longobardo in abito storico. Non vediamo ancora informazioni né sul percorso preciso né sulle date, perché potrebbero subire delle variazioni all'ultimo minuto, visto il clima di quest'anno, ma ovviamente vi terremo aggiornati man mano e avrete dei contenuti, se non in diretta, quasi durante l'evento stesso. Evento che peraltro, vi ricordo, noi condividiamo sui social, ma che è anche una forma di divulgazione di strada e di sperimentazione, perché mettiamo alla prova le nostre gerle, i nostri zaini, i pantaloni, le scarpe, le tuniche, la nostra resistenza di pigri uomini contemporanei, alle prese però con degli equipaggiamenti altomedievali. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Abbiamo detto trichetre e croci. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, la croce è un simbolo arcinoto. La trichetra invece può forse essere un po' più oscura per chi non abbia familiarità con l'argomento. Con trichetra possiamo intendere un motivo decorativo a vortice composto da 3, più spesso, o in alcuni casi 4 braccia che si attorcigliano intorno a un centro. Perché parlare di questi due simboli nel contesto longobardo? Beh, perché a partire dal VII secolo questi due simboli compaiono in un elemento del corredo del guerriero longobardo particolarmente significativo, lo scudo. Questa è una nostra ricostruzione di uno scudo rinvenuto a Cividale nella tomba 40 della necropoli della Ferrovia negli scavi del 2012. Ovviamente dell'originale non c'è pervenuto niente della parte in cuoio e legno, anche se gli studi archeologici hanno mostrato in quale essenza fosse realizzato, cioè salice, e gli strati di protezione e lo spessore. Quello che però ci è arrivato è l'umbone metallico, le borchie, e la maniglia posteriore. Ora lasciamo stare gli elementi principali dello scudo. C'è già un video sul canale al riguardo, ve lo lascio in descrizione qui linkato, fatemi sapere se magari volete un approfondimento sull'argomento. In ogni caso, la parte che a noi interessa è l'umbone. Come vedete, la nostra ricostruzione ha subito dei danni durante le varie uscite. Dovremo realizzare i ribattini, che peraltro erano temporanei perché quelli definitivi saranno decorati come l'originale. Ma quello che ci interessa è appunto la decorazione dell'umbone. Che cos'è l'umbone? L'umbone di per sé altro non è che la protezione vera e propria della mano, cioè il fatto che nello scudo, come avete visto sul retro, sia presente una maniglia che implica la presenza di un foro in cui infilare la mano. La mano va quindi protetta con del metallo e quindi con l'umbone, con questa calotta semisferica o di altre forme che sporge dallo scudo, può diventare un elemento attivo nella scherma e che in ogni caso ha la funzione principale di proteggere la mano. Se la varia evoluzione degli umboni nell'epoca delle migrazioni e poi fra V e VI secolo sono un elemento importante per la datazione dei corredi dal punto di vista degli archeologi, ecco che fra la fine del VI e l'inizio del VII, per quello che riguarda il contesto longobardo, la decorazione degli umboni cambia. Compaiono in un primo momento dei ribattini decorati in bronzo dorato, ma su umboni che potremmo definire ancora classici, simili a quelli precedenti. E poi successivamente, a partire dal VII secolo inoltrato, vediamo comparire appunto umboni decorati come in questo caso. Gli umboni con questo tipo di applique in bronzo dorato vengono definiti
scudi da parata. In passato si riteneva che questi scudi fossero utilizzati appunto per le parate, per le sfilate, come dimostrazione di status e di potere, ma non utilizzati realmente in battaglia. Attualmente la teoria più accettata è che invece proprio per il concetto intrinsecamente legato di valore militare e ricchezza conquistata, questi scudi così ricchi venissero in realtà utilizzati, però solo da un censo molto elevato. All'interno di questa tipologia di scudi, gli scudi da parata, compaiono gli scudi decorati sul lombone con due caratteristici motivi: la trichetra e la croce. I due motivi sono quasi contemporanei. Pare che la trichetra compaia leggermente prima, parliamo veramente di una manciata di lustri, e che poi subentri la croce. Al loro interno poi possono avere delle sottosuddivisioni. La trichetra può essere a 3 braccia o a 4, più spesso a 3. La croce può avere le braccia che terminano a tulipano, può essere decorata con motivi geometrici a sbalzo oppure con rappresentazioni di guerrieri o santi armati di lancia. Ma in ogni caso compaiono quasi contemporaneamente e rappresentano quindi un'evoluzione del gusto nell'armamentario longobardo, e non scompaiono fino a quando non scompare la tradizione di deporre i corredi. Quindi noi non possiamo dire quando termina l'utilizzo di questi scudi da parata, possiamo solo dire che fin quando i longobardi continuano a deporli nelle tombe, noi ne abbiamo. Da lì in poi ovviamente i reperti calano drasticamente, perché senza la fonte materiale dell'archeologia funeraria i reperti di fine VII, VIII secolo sono veramente una frazione infinitesimale di quello che invece le necropoli ci hanno restituito per la prima metà del VII e per la fine del VI. L'argomento di discussione è se si possa attribuire alla trichetra e alla croce dei valori simbolici o delle informazioni sull'evoluzione culturale della popolazione longobarda. Ecco che abbiamo sostanzialmente due studi fondamentali, entrambi redatti nei primi 2000, fra i primi anni 2000 e i primi anni 10. Il primo in ordine cronologico di Marina De Marchi e il secondo di Caterina Giostra. Entrambi nomi che ci avrete sentito citare spessissimo, perché sono fra i nomi fondamentali di chi voglia avvicinarsi allo studio archeologico dei Longobardi, e anche perché entrambe sono state nostre graditissime ospiti all'evento Anno Domini 568 che fino al momento del Covid noi abbiamo organizzato ogni anno insieme al Museo Archeologico Nazionale di Cividale dentro le sale del museo. Ecco che queste due eminenti studiose si sono dedicate proprio all'approfondimento su questo argomento, in particolare focalizzandosi su quella parte della Langobardia Maior in cui il fenomeno degli scudi da parata è statisticamente più rilevante, ovvero l'attuale Lombardia. Le teorie che hanno sviluppato analizzando i dati statistici e i loro aggiornamenti poi, perché ovviamente fra un decennio e l'altro ci sono stati nuovi ritrovamenti e anche dal documento più recente alla situazione attuale ce ne sono stati altri, però possiamo dire che quello che sembrava trasparire era che ci fosse una suddivisione simil-territoriale, una zona occidentale della Lombardia, caratterizzata dalla presenza di elementi cruciformi nello scudo della parata, e una parte orientale invece caratterizzata dalla presenza delle trichetre. In questo contesto poi si è sviluppata un'altra sovralettura culturale, nel senso che si è ipotizzato che, essendo semicontemporanei questi motivi decorativi e non potendo essere dei lacerti di antiche simbologie, visto che prima non comparivano e sono anzi un'innovazione di quel momento, una moda di quel periodo, dovessero portare con loro dei significati molto chiari per chi li sapeva leggere in quel determinato periodo storico. Ecco che in quest'ottica potrebbe essere accettata l'idea che la trichetra venisse prediletta da quelle potenze, da quegli individui di alto censo che però appartenevano a una sfera di potere longobardo prettamente ducale, indipendentista, guerriera e quindi tradizionalista. Pensiamo alla zona, rimanendo nella Lombardia, del Bergamasco. Mentre la scelta della croce, simbolo di una acculturazione mediterranea, e infatti spesso viene accompagnata da altri elementi decorativi che si trovano sullo scudo, cosa non presente in quelli con la trichetra, elementi tra l'altro decorativi con un gusto estetico
mediterraneo. Ecco quindi che questi scudi da parata con la croce andrebbero a rappresentare invece una scelta di nuovo politica e culturale di quella parte del potere longobardo e dell'elite longobarda che però orbitava più intorno alla corte regia e che di conseguenza vedeva come preferibile anche un messaggio di cristianizzazione e di normalizzazione dei rapporti tanto con la Chiesa quanto con un sistema che fra Chiesa e Re creava un nuovo equilibrio. Nel nostro piccolo nord-est e soprattutto nel nostro amatissimo ducato di Cividale del Friuli, che ricordiamo noi citiamo sempre un po' perché ci viviamo e un po' perché essendo stato il primo ducato è sempre un ducato molto indipendentista, fornisce un sacco di materiale, abbiamo un sacco di necropoli. Ecco che però in questo contesto noi ci troviamo con la presenza di numerosi scudi da parata con la croce. Gisulfo, il cosiddetto Gisulfo, che probabilmente è un duca di VII secolo, proprio per lo scudo da parata tra l'altro non è riconoscibile come Gisulfo I del 568. La tomba 40 della necropoli della Ferrovia, che stiamo ricostruendo da anni e che è una tomba interessantissima in un contesto funerario molto interessante, ma anche lo scudo da parata di San Salvatore di Maiano, una necropoli non tanto piccola ma purtroppo molto disturbata in antico, che si trova oggi in un centro abitato veramente minuscolo ma che sorvegliava l'incrocio di due delle principali arterie stradali che arrivavano da ovest e da sud per poi proseguire verso nord. Ecco che anche a San Salvatore abbiamo di nuovo uno scudo da parata a croce. Questo parrebbe in contrapposizione con la teoria che vorrebbe i poteri ducali, indipendentisti e tradizionalisti preferire la tricheta. Non sappiamo se questo possa essere effettivamente una contraddizione di questa teoria, perché se il dato statistico ci dice che forse la zona di produzione, quindi l'inizio di questa moda, è la Lombardia, è possibile quindi che nei ducati dell'Austria questa nuova moda proveniente dal centro della Langobardia fosse arrivata declinata solo in chiave cruciforme. Chissà, magari attraverso il Gastaldo? Queste sono tutte illazioni ovviamente, però è molto interessante vedere come ad esempio a Casteltrosino ci sia invece una bellissima trichetra e a Cividale la maggior parte dei reperti, quando presenti, sono invece delle croci. Cosa possiamo però dire? Possiamo sicuramente dire che la scelta della croce e il suo, diciamo, antagonista, la trichetra, mostrano in effetti due gradi diversi di acculturazione e due gradi diversi di definizione dell'identità nell'elite longobarda. Non possiamo infatti non riconoscere nella trichetra un motivo tipicamente germanico, anche la parte terminale di questi bracci sono delle teste di rapace così simili ad alcune delle fibule che ben conosciamo, pensiamo alle fibule a braccia uguali di San Mauro, sempre a Cividale, che vengono interpretate come gli uccelli rapaci propri degli attributi di Wodan. Quindi da un lato abbiamo una scelta stilistica, politica e culturale tradizionalista, guerriera e indipendentista, quindi probabilmente ducale in effetti, come nelle teorie esposte da Caterina Giostra, e dall'altra parte invece una scelta di acculturazione più attenta a dove il Regnum Langobardorum stesse andando, alla progressiva diminuzione dei conflitti con la Chiesa, perché sì, è vero che poi il Regno Longobardo terminerà proprio per richiesta di aiuto da parte del Papa, ma i rapporti col Papa non furono sempre pessimi, anzi, ricordiamo il periodo di Teodolinda e i vari tentativi di re Pii che si mostrano come buoni sovrani cristiani. Ecco quindi che in quest'ottica questi scudi, quelli con le croci, rappresenterebbero un'elite che si rispecchia in questo nuovo andamento della politica e quindi della gens Langobardorum. Con questo video torniamo a quello che ci piace di più, cioè il dato materiale, il dato archeologico, che però si mischia con la supposizione, col tentativo di leggere attraverso il dato archeologico l'evoluzione culturale, quello che ci affascina forse di più. Negli ultimi due video ci eravamo dedicati in realtà a due elementi
letterari. La figura di Gambara è quella di Ibor e Aion, i mitici gemelli che guidano la migrazione longobarda. Vi invito a recuperare in particolare il video su Ibor e Aion perché rispetto a quello relativo alla loro madre è stato molto meno visualizzato, probabilmente per la coincidenza con le feste pasquali. Ma chi è interessato a quello su Gambara sicuramente interessa anche quello su Ibor e Aion. Quindi se ve lo siete persi, vi raccomando, andatelo a cercare nella playlist e lo trovate il video precedente. Una domanda prima di salutarvi. Chi ci segue sui vari social e nella community del canale avrà visto che ho ricevuto alcune settimane fa un libro intitolato Wodan, scritto da Stephen Pollington dei Wulfedenas, amico della Fara e rinomato studioso di tematiche appunto a sfondo religioso, culturale del mondo anglosassone. In particolare questo libro è un monografico tutto dedicato alla figura di Wodan, le sue attestazioni storiche, dalle più antiche alle più recenti, l'evoluzione da Wodan a Odino e i possibili attributi che questa divinità o queste divinità hanno ottenuto nel corso dei secoli, fino ovviamente a un'analisi sugli studi storici negli anni e sui vari approcci di interpretazione sulla figura di Wodan. Fatemi sapere nei commenti se potrebbe interessarvi una recensione del libro. Vi avviso già da subito che sarebbe una recensione più che positiva, ma se siete interessati a farvi un'idea di quali sono i temi trattati dal libro, in lingua inglese, potrebbe essere utile. Fatemelo sapere. Alla prossima e mandi!